Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. Così, la storia di Hellblade inizia nel nulla, sulla linea dove la foschia si mischia con l'acqua placida e il sole si confonde col suo stesso riflesso. Lì scorgiamo Senua, la protagonista del nostro viaggio, mentre rema verso l'ignoto. Sola, ma in grande compagnia. Al suo fianco la testa recisa del suo amato Dillion e dentro di lei un teatro di voci, le furie, che guidano, insultano, lodano e attaccano la guerriera stanca. Senua ha una storia travagliata e una missione impossibile. Vuole salvare l'anima di Dillion affrontando la dea dei morti Ela e per farlo sta remando verso Helheim, l'oltretomba della mitologia norrena. Hellblade ci fa vivere la storia di una guerriera costantemente in lotta. È alle prese con i traumi del suo passato, combatte gli invasori vichinghi e addirittura sfida i loro dei per rivedere Dillion. Ma questo è niente, in confronto alla battaglia che sin da bambina infuria dentro Senua, la battaglia contro l'oscurità che si è insinuata nella sua mente. Hellblade, allora, ci fa vivere l'esperienza di una persona affetta da un grave disturbo mentale. Come vive e come combatte una donna affetta da schizofrenia nella Scozia dell'VIII secolo. Se vi abbiamo incuriosito, rimanete con noi. Esploreremo il modo in cui in Hellblade è stata rappresentata la schizofrenia tramite il personaggio di Senua. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi, mettere mi piace e se vi va condividete il video con i vostri amici. Hellblade è un gioco affascinante e non vediamo l'ora di parlarvene. Prima dobbiamo avvisarvi che nel resto del video saranno presenti spoiler di trama e soprattutto che nel gioco e in questo video sono trattati o mostrati temi e immagini particolarmente sensibili. Trovate la lista completa a schermo. Bene, proseguiamo. Siamo con Senua in riva al fiume, assillati dalle voci che ci implorano di tornare indietro, mentre poco più avanti si erge minaccioso l'ingresso a Helheim. Per varcarne la soglia dobbiamo prima sconfiggere il gigante di fuoco Surt e il dio dell'illusione Valravan, i due guardiani che impediscono l'ingresso. Ancora prima di affrontarli, Senua deve già da subito combattere l'oscurità, o meglio una sua manifestazione fisica, un'orda di guerrieri vichinghi dalle fattezze distorte e inquietanti. Si tratta di una battaglia che si ripresenterà lungo tutto il gioco, incessante come la sua lotta contro i traumi del passato e contro l'oscurità che ha insidiato la sua mente. Le sfide poste da Surt e Valravan, e in particolare i temi del fuoco e della manipolazione, sono importanti e ci ritorneremo. Per ora basta sapere che Senua li sconfigge e apre la porta per Helheim. Al suo ingresso incontra Ela, dea dei morti e fonte dell'oscurità. Senua non è ancora pronta, lo sa. La sua sicurezza vacilla ed Ela, in un sol colpo, spezza la sua spada e la scaraventa nell'oblio. La guerriera sopravvive a malapena e una visione di Dillion la guida a un antico albero che contiene una spada leggendaria. Si narra che sia in grado di uccidere persino gli dei, ma per poterla usare Senua deve superare le 4 prove di Odino, 4 difficili sfide che scopriremo essere legate ai traumi del suo passato. In Hellblade la storia di Senua è narrata in modo non lineare e durante le 4 prove veniamo a conoscenza, tramite flashback e visioni, del suo rapporto travagliato con il padre e dell'importanza di Dillion nella sua vita. È suo padre, infatti, che la manipola fino a convincerla di essere preda dell'oscurità, di essere sbagliata e maledetta, e che l'unico modo per salvarla fossero i suoi abusi continui. Ma ad un certo punto Senua incontra Dillion, che non la considera maledetta o sbagliata. Per lui Senua ha un dono e ha solo bisogno di un po' di aiuto per vincere l'oscurità a modo suo. Senua, allora, decide di scappare dagli abusi e va a vivere con Dillion. Ma un giorno una malattia devasta il villaggio di suo padre e lo uccide. Così la ragazza, ancora vittima delle manipolazioni del padre, si convince di essere la causa di quelle morti. Le prove di Odino dunque non sono difficili solamente per la natura delle sfide, superare labirinti, orientarsi nel buio più totale, fuggire da un terribile mostro di fuoco e manipolare il tempo per scalare un'antica torre, ma anche perché Senua è costretta ad affrontare i suoi traumi. Eppure ce la fa. Estrae la leggendaria spada dall'albero e si fa strada fino a Helheim. I nemici sono tanti, l'oscurità è spietata e deve persino affrontare il mostruoso cane a guardia dell'oltretomba. Ma Senua non si fa fermare da nessuno, il suo obiettivo è Ela. Dopo aver combattuto a lungo,
la guerriera arriva nuovamente a Helheim, ma ancora una volta viene colta da visioni del suo passato, e queste saranno di gran lunga le più difficili e dolorose avute finora. Da bambina, infatti, Senua era convinta che sua madre, anche lei con il dono delle visioni, si fosse tolta la vita per fuggire dall'oscurità. Una visione invece le rivela che erano tutte invenzioni del padre e che lui l'aveva uccisa, bruciandola a rogo per sconfiggere l'oscurità. Senua aveva assistito alla tragedia a soli 5 anni e aveva represso il ricordo traumatico, finendo per accettare le invenzioni del padre. Scopriamo quindi che proprio il padre è una delle manifestazioni dell'oscurità di Senua e che ha continuato ad abusare di lei e a manipolarla anche dopo la sua morte. Dopo queste rivelazioni, per Senua è il momento di scontrarsi con Hela. È piena di rabbia, ma soprattutto è decisa a mantenere la promessa fatta a Dillion. Lungo la strada che la separa dalla dea, la guerriera affronta schiera dopo schiera di nemici mentre la voce di suo padre la perseguita, ricordandole tutto il dolore che le ha inflitto per salvarla. Oltre ai vichinghi, l'oscurità prende le sembianze del dio dell'illusione Valravan, del gigante di fuoco Surt e del terribile cane gigante a guardia di Helheim. Nonostante i ricordi dolorosi, Senua ha già battuto questi nemici e uno dopo l'altro li sconfigge ancora una volta. A ogni vittoria Hela si rimpicciolisce sempre di più e la presa dell'oscurità su Senua si indebolisce. Siamo alla resa dei conti. Senua ha dalla sua la furia cieca del guerriero e la spada leggendaria di Odino. Ma sarà abbastanza? Hela evoca orda dopo orda di ombre vichinghe, eppure non importa quanto Senua e noi combattiamo, non sarà mai abbastanza. Senua deve cadere. Deve cadere perché è ancora sotto lo scacco dell'oscurità e nonostante abbia affrontato i suoi traumi, non ha ancora imparato la sua ultima e più paradossale lezione. Per vincere deve arrendersi. Per poter venire a patti con l'oscurità deve smettere di combatterla come ha fatto finora, riconquistando centimetro dopo centimetro della sua mente invasa. Senua ha dovuto continuare a combattere perché è in balia dei sensi di colpa. Si è presa la colpa per la morte di sua madre e di suo padre, per la piaga del villaggio e l'uccisione di Dillion. Ora è giunto il momento di lasciare andare il senso di colpa, e con esso anche Dillion. Deve accettare che è morto, e non per colpa sua, ma che potrà sempre fare tesoro delle sue parole e del suo ricordo. Così Hela trafigge Senua con la sua stessa spada e lascia cadere la testa di Dillion nell'abisso. Ma mentre la telecamera si allontana dalla scena, vediamo che Senua è diventata Hela e al posto del suo cadavere giace a terra quello della dea dei morti. Hela è sconfitta e con lei l'oscurità. Ora che Senua ha accettato il suo potere, la guerriera si rivolge direttamente a noi giocatori e ci invita a seguirla. C'è altro da raccontare, ma questa volta sarà solo lei a decidere la sua storia. Vi abbiamo raccontato la storia di una guerriera che lotta contro tutto e tutti, contro i traumi del passato, contro i vichinghi che hanno ucciso Dillion, persino contro gli dei che l'hanno portata via. Ma lo avete visto? La vera battaglia infuria dentro Senua, contro l'oscurità, e l'unico modo per vincere è accettarla. Infatti Ninja Theory, la casa di sviluppo di Hellblade, ha voluto rappresentare tramite il personaggio di Senua l'esperienza della schizofrenia e cosa significa conviverci giorno dopo giorno. Per farlo hanno collaborato con un team di esperti di salute mentale, psichiatri e pazienti psichiatrici, con l'intenzione di restituire un'esperienza il più autentica possibile della sofferenza mentale. Cerchiamo di capire insieme che cos'è la schizofrenia e in che modo Senua ne testimonia in Hellblade. Partiamo dalle basi con qualche definizione. Con il termine schizofrenia intendiamo un disturbo mentale che può essere caratterizzato da vari tipi di sintomi come psicosi, allucinazioni, delirio e deficit di vario tipo, tra cui cognitivi, emotivi, linguistici o comportamentali. È un disturbo serio, spesso cronico, che complica molto la vita di chi ne è affetto, anche se non per tutti è così. Si può fare una vita normale anche se affetti da schizofrenia, sia oggi che ai tempi di Senua, e infatti è proprio lei a testimoniarcelo. Sin da bambina ha le visioni, e anche grazie all'aiuto di sua madre, la bambina sembra stabile e ben compensata. Dunque si possono avere le visioni, o soffrire di schizofrenia, ed essere lo stesso felici, se non addirittura speciali. Oltre alle visioni, un altro importante elemento che caratterizza l'esperienza di Senua sono le voci, dette furie, che ci accompagnano per tutto il gioco. La mente della guerriera è affollata dalle furie, che reagiscono di continuo alle nostre azioni e ci guidano, insultano, lodano e attaccano senza tregua. L'obiettivo è avvicinare chi gioca all'esperienza di una persona affetta da schizofrenia, che può presentare allucinazioni uditive e sentirsi effettivamente perseguitata da suoni, rumori o vere e proprie voci. Per tentare di darci una sensazione di questo tipo, Ninja Theory ha impiegato la registrazione binaurale. In questo modo, quando le voci delle furie vengono riprodotte in cuffia, sembrano provenire da tutto intorno a noi. Non è certo la stessa cosa che sentire le voci come nella schizofrenia, ma ci dà lo stesso una sensazione di confusione, affaticamento e stress continuo,
che rispecchia lo stato d'animo di Senua nel suo viaggio. Entrambi questi fenomeni, le visioni e le voci, possono essere ricondotte a uno stesso sintomo della schizofrenia, l'allucinazione. Si parla di allucinazione quando si percepisce come reale qualcosa che però è solo immaginario. In questa chiave di lettura, le visioni di Senua sarebbero delle allucinazioni visive, mentre le furie corrispondono ad allucinazioni uditive. A questo punto però dobbiamo fare un piccolo disclaimer. Poco fa abbiamo detto che Senua probabilmente soffriva di schizofrenia sin da bambina e che visioni e voci sono delle allucinazioni, ma queste cose le possiamo affermare solo avendo ben chiaro che si tratta di una chiave di lettura specifica e che esistono altre chiavi di lettura altrettanto valide che non si escludono a vicenda. Questo disclaimer serve anche a chiarire la nostra prossima affermazione, che altrimenti sembrerebbe un po'... giudicate voi. L'intero viaggio di Senua a Helheim, alla ricerca di Dillion e di se stessa, non è altro che il frutto di un delirio mitologico che Senua vive nella sua mente. Ecco il perché di questa digressione, ma cosa significa che il viaggio di Senua è frutto del suo delirio mitologico? Prima di tutto definiamo il termine delirio. Si tratta di una convinzione errata ma assoluta riguardante la realtà, difficile da modificare e che tende ad autoconfermarsi. Molto banalmente, se io fossi convinto di essere Napoleone e iniziassi a vestirmi e a parlare come Napoleone, nonostante tutti mi dicano che Napoleone è morto da un pezzo, quello sarebbe un delirio bello e buono. Nel caso di Senua, ovviamente, il delirio si struttura diversamente. Se ricordate, l'idea di andare a Helheim a recuperare l'anima di Dillion nasce nel momento in cui lei torna al villaggio dopo l'autoesilio e lo trova raso al suolo, con Dillion sacrificato brutalmente agli dei vichinghi. Senua è devastata dal senso di colpa e ha un crollo psicotico, è in condizioni gravissime. Si deve aggrappare a qualcosa, qualsiasi cosa. E allora si aggrappa al modo in cui è morto Dillion, sacrificato agli dei. Così si struttura il suo delirio. Se Dillion è stato sacrificato ai dei vichinghi, sicuramente la sua anima si troverà nel loro oltretomba, a Helheim. E a chi chiedere se non alla diretta interessata, la dea dei morti Hela? Ecco cosa intendiamo con è tutto un delirio. Ma la parte interessante è dentro al delirio, nella sinergia tra gameplay e storia, che ci fa sentire parte del turbinio mentale di Senua. Per capire come, riprendiamo due personaggi che all'inizio del video avevamo lasciato da parte, il gigante di fuoco Surt e il dio dell'illusione Valravan, le guardie del cancello per Helheim. In quel momento non avevamo gli elementi per capire il vero significato di questi due boss, ma ora ci torneranno utili. Iniziamo da Valravan. A questo punto possiamo capire che il boss rappresenta la manipolazione del padre di Senua nel corso degli anni, ma c'è anche dell'altro che scopriremo attraverso il gameplay. Qui infatti anche i puzzle sono pensati in modo da ingannarci costantemente e farci girare in tondo. Nella foresta sono disseminati dei portali e solo se ci guardiamo attraverso vedremo che qualche oggetto nel livello è cambiato, permettendoci di proseguire. Ma c'è anche un altro tipo di puzzle, che consiste nell'aprire delle porte sigillate allineando delle rune a forma di corvo. Il motivo dato dalle furie è che il potere illusorio di Valravan viene dai corvi e allineandoli si disperderà rompendo il sigillo. Ma in realtà questo elemento di gameplay ci rivela un altro aspetto della schizofrenia di Senua. Il termine tecnico è apofenia, cioè l'attitudine a riconoscere schemi o connessioni tra informazioni che non sono veramente collegate. Tranquilli, ve lo spieghiamo meglio con un esempio. A chi di voi non è mai sembrato di vedere una specie di volto nel muso di un'auto o di riconoscere una forma particolare in una nuvola? Sono tutti esempi di apofenia. Come vedete non è qualcosa di esclusivo della schizofrenia, ma capita a tutti. La differenza con Senua però è che lei non solo riconosce dei pattern, come ad esempio i corvi, ma addirittura li allucina e li vede realmente. Per questo il suo unico modo per andare avanti è allineare i corvi e rompere il sigillo. Ma siccome è lei ad aver creato il suo delirio, dobbiamo concludere che è stata lei stessa a creare il sigillo. Insomma, Senua si è posta una barriera da sola, per poi sforzarsi di superarla. Sembra paradossale, ma è il modo che ha trovato per poter essere abbastanza forte da superare le manipolazioni di suo padre e vedere oltre le sue menzogne. E in effetti l'apofenia aumenta mano a mano che Senua si avvicina a Valravan, arrivando a paralizzarla completamente. C'è una radura piena di corvi, troppi per poterli allineare, e in mezzo al caos è impossibile trovare un pattern. Questa volta Senua deve fare l'esatto contrario, deve ridurre i pattern per fare chiarezza, e grazie ai portali riesce a far sparire tutti i corvi tranne quelli necessari a rompere il sigillo. La porta è aperta ed è tempo di affrontare Valravan. Ma come? Di colpo tutto si fa buio mentre Valravan, abominio metà uomo e metà corvo, si aggira tra le tenebre pronto a colpire. Per difendersi la guerriera deve usare il suo potere e fare luce nell'oscurità, squarciare il velo delle menzogne per continuare a combattere. Sconfitto Valravan e la sua rete di illusioni, uno dei sigilli della porta per Helheim si è sciolto. Rimane quello custodito da Surt.
Il sentiero che conduce al gigante di fuoco non è meno inquietante del precedente, e questa volta la foresta è sostituita dalle sue ceneri. Alberi rinsecchiti e macerie bruciate costeggiano la via per proseguire. Senua dovrà persino appiccare degli incendi. Per ogni fuoco acceso dovrà sfuggire alle fiamme, mentre in lei divampano violente visioni legate al fuoco, a un rogo e a un volto stranamente familiare. Ancora, Senua non può sapere che quelle immagini, quel volto, sono di sua madre, del rogo a cui lei stessa ha assistito quando era solo una bambina, e che quell'orribile trauma ha segnato la sua vita per sempre. Ma il momento arriverà, quando Senua sarà abbastanza forte. La prima volta che incontriamo i due boss non siamo in grado di cogliere il loro vero significato, ma una volta compresa la storia nel suo insieme, è evidente il legame che hanno con gli aspetti più oscuri del padre di Senua. La manipolazione e il trauma caratterizzano il suo rapporto con lei, ma sono anche due elementi centrali dell'oscurità. Tutto questo lo cogliamo solo a posteriori, secondo la tecnica del semina e raccogli. Prima vengono gettati dei semi, piccoli indizi, come le immagini del volto della madre di Senua e le illusioni di Valravan, che col tempo crescono mentre matura in noi la consapevolezza delle sofferenze di Senua. Questo va avanti finché non è il momento di raccogliere, di svelare il mistero che si era suggerito fino a quel momento. Solo allora possiamo andare a ritroso e ricontestualizzare questi due nemici, che sembravano semplici boss introduttivi, mentre in realtà ci suggeriscono da subito i temi principali della storia. Chi se lo aspettava? E non è nemmeno l'unica volta che accade nel gioco. Una menzione speciale la merita il finale, con l'ultimo colpo di scena dove Senua muore ma si scambia con Ela. Ma perché accade? Se ricordate, Senua aveva già combattuto con Ela ed era stata sconfitta. Sopravvissuta per un soffio, era diventata sempre più forte, sfida dopo sfida, con l'obiettivo di sconfiggerla. Tutto il climax finale si spende nel sentiero che porta alla Dea, dove dovremmo combattere le varie forme che l'oscurità ha assunto nel gioco, dai vichinghi distorti, a Surt e Valravan, fino al mastino scheletrico a guardia di Elaim. Nel confronto finale Senua viene sconfitta di nuovo. Nonostante supplichi Ela di lasciare andare l'anima di Dillion, lei non l'ascolta e la trafigge, per poi lasciar cadere la testa di Dillion nel vuoto. Ma all'ultimo momento Senua si scambia con Ela, e ora è Ela quella che già era morta, a conferma del fatto che la Dea dei Morti, la fonte dell'oscurità, altro non è che una parte di Senua. Non c'era altro modo per sconfiggere l'oscurità. Prima di combattere contro Ela, Senua doveva affrontare i suoi traumi. Solo dopo aver accettato il peso del fuoco, delle menzogne e della morte, ora Senua può accettare anche l'oscurità, quella parte della sua psiche che col tempo l'aveva assediata e costretta a una lotta continua contro se stessa. Il finale di Hellblade è carico di speranza e di novità per Senua. Dopo questo viaggio, nei meandri della sua mente, tra traumi, affetti e una psiche da ricompattare, ora tutto è cambiato. Ma in effetti, questo ce l'aveva già suggerito una delle furie, la voce narrante, quando aveva definito Senua una Gailt. Cosa significa Gailt? È una parola celtica, e in effetti nel Blade troviamo elementi sia della cultura celtica che di quella vichinga. Si traduce all'incirca come chi impazzisce per terrore, o un fuggitivo in preda al panico della battaglia, o ancora un pazzo che vive nei boschi dotato di poteri. Insomma, una persona eccentrica o folle, un po' selvaggia e ritirata dalla società, ma allo stesso tempo dotata di risorse da non sottovalutare. Pensate che anche Merlino, sì, quel mago Merlino, tutto solo nella torre in mezzo alla foresta, viene dalla tradizione celtica ed è proprio un Gailt. Ma l'elemento più particolare del Gailt, e questo ce lo sottolinea la voce narrante, è un altro. Chi torna dall'esilio, dal viaggio fisico o interiore, è per sempre cambiato. Il motivo per cui Senua era diventata una Gailt era lottare contro l'oscurità. Ma al suo ritorno Senua è un'altra persona, una donna con un dono e non una maledizione. È molto interessante come Ninja Theory sia riuscita, con l'aiuto di esperti di vari settori, a unire in modo così significativo psichiatria e storiografia, legando l'esperienza della schizofrenia alla figura del Gailt, che forse nella cultura celtica è quella che più si avvicina all'esperienza di Senua. Questo però apre ad altre interessanti domande, a cui oggi possiamo solo accennare. La schizofrenia come la conosciamo oggi esisteva ai tempi di Senua? E prima ancora? Ma soprattutto, come concepivano la malattia mentale nell'antichità? In effetti no. Il termine schizofrenia è molto più recente e nasce a cavallo tra il 1800 e il 1900, quindi tecnicamente non sarebbe giusto parlare di schizofrenia per una donna dell'VIII secolo. Eppure Ninja Theory ha fatto proprio questo, ma lo ha fatto legando l'esperienza della schizofrenia a un fenomeno culturale che invece apparteneva a quell'epoca, cioè la figura del Gailt. Questo ha permesso loro due cose. Da un lato, di valorizzare l'esperienza di psichiatri e pazienti psichiatrici, unendola a quella di storiografi esperti, e dall'altro, dimostrare a tutti noi che anche nell'antichità si parlava di malattia mentale, anche se in modi diversi.
Pensate che già gli antichi egizi, nel 1500 a.C., parlavano di depressione, demenza e persino disturbi del pensiero, quest'ultimo sintomo tipico della schizofrenia. Certo, non li chiamavano così e nemmeno avevano le nostre conoscenze, tant'è che in uno dei più importanti papiri medici egizi la causa di questi mali è data da un malfunzionamento del cuore. Eppure rimane il fatto che più di 3500 anni fa avevano già descritto delle sindromi che sembrano corrispondere a diagnosi psichiatriche di oggi. Un altro esempio riguarda l'antica Grecia e l'antica Roma. Si è scoperto che al tempo c'era già consapevolezza di almeno 3 distinte accezioni di follia. Una follia acuta con pensieri deliranti, una sorta di depressione cronica grave e infine la mania. Ma possiamo tornare anche al setting di Hellblade. Pensate che pure i vichinghi facevano la differenza tra diverse sindromi e avevano anche una certa consapevolezza degli effetti di traumi e lutti gravi sulla psiche delle persone. In particolare distinguevano una depressione causata da un grave lutto, una psicosi causata da trauma e la famosa ira del berserk. Dopo questa digressione torniamo a Hellblade. Il gioco ci fa prendere parte a qualcosa di unico. Il modo in cui è narrata la storia ci permette di capire l'esperienza di Senua, ma è grazie al gameplay che possiamo viverla, prendendo attivamente parte a qualcosa che davvero si avvicina all'esperienza di una persona affetta da schizofrenia. Non è una cosa da poco, e forse Hellblade è unico da questo punto di vista. Speriamo di sbagliarci e che altri videogiochi percorrano questa strada, informando il pubblico sulla sofferenza mentale senza appiattire o sensazionalizzare, per paura di dire troppo o troppo poco. Lo speriamo davvero, perché oggi più che mai ce n'è davvero bisogno. Se sei arrivato fin qui ti ringraziamo di cuore per essere rimasto con noi. E visto che ci sei, considera anche di mettere mi piace, iscriverti al canale e condividere questo video con i tuoi amici. Al prossimo video!